Oggi, 12 luglio 2024, intendo portarvi a riflettere su questa mia riflessione, dal titolo L'uomo tra l'avere e l'essere. Nella vita o si ha o si è. È impossibile servire bene due padroni allo stesso momento. La maggior parte degli uomini ha sempre preferito l'avere comunque e non l'essere. Si può dire di possedere o di avere quando ci riferiamo a beni fisici, facilmente dimostrabili, ma quando ci si riferisce a sentimenti o altro, possiamo ancora parlare di avere o più facilmente cogliamo solo delle maschere che simulano quel sentimento? Possiamo dimostrare o pensare che possiedo il cuore di una persona? Certo, quella persona potrà anche dare la sua vita, ma ciò non significa che si possa possedere il suo cuore. Se veramente possedessi qualcosa, che non sono i soliti beni materiali, come per esempio le emozioni o la stessa conoscenza, nulla vieterebbe di poterlo offrire come si offre un bene materiale. Ma come vedremo non è così. La natura ha fatto in modo che un sentimento o un'emozione, così come la vera conoscenza, non possono essere oggetto di trasferimento. Vi potranno essere i migliori poeti che decantano un meraviglioso tramonto o un momento d'amore estatico, ma se non si sono sperimentati direttamente quegli stati d'animo, non si è acquisita alcuna vera conoscenza e non vi potrà essere alcuna empatia. In altri termini, non vi è stato alcun trasferimento di sentimento emozionale tra l'artista e il fruitore. Così dicasi pure per la vera conoscenza. Se la coscienza non fa direttamente in modo consapevole quell'esperienza, la conoscenza non sarà acquisita. Il maestro può solo indicare la strada, ma a percorrerla dovrà essere solo il discepolo. Se così non fosse, i grandi maestri spirituali del passato avrebbero risolto definitivamente il problema della conoscenza spirituale da molto tempo. Ma ahimè, così non è. Quindi, più che parlare di trasferimento, si dovrebbe parlare di empatia. Ma l'empatia c'è quando due soggetti hanno sperimentato la medesima emozione o sentimento, o che possiedono la stessa vera conoscenza. Oppure è possibile un'empatia solo unidirezionale, quando chi conosce veramente capisce colui che non sa, che vive nell'ignoranza. Questo allora si chiama, più che empatia, compassione amorevole. Gesù provava compassione e amore verso il popolo e i discepoli perché vedeva la loro ignoranza e sapeva che il popolo lo seguiva solo per il proprio tornaconto, guarigioni compresi ovviamente, mentre il suo messaggio evangelico non arrivava al loro cuore. Certo, se Gesù non avesse fatto tutti quei miracoli che si attribuisce, non so quanta folla lo potevano seguire. Il tradimento di Giuda prima e quello del popolo con Barabba poi lo stanno a dimostrare. Si possono scrivere volumi su un certo sapore, ma se non si è assaggiato quel particolare cibo non si potrà mai conoscere veramente quel sapore, nemmeno leggendo intere enciclopedie. Ma è sufficiente solo assaggiare una sola goccia dell'acqua, per esempio, per conoscere il gusto del mare. Quindi, se l'insegnamento resterà solo teoria e non è corroborato dall'azione pratica, servirà ben poca cosa e verrà meno la stessa empatia che tanto necessita l'uomo.
La scuola dovrebbe insegnare a sviluppare l'empatia più che uno sterile nozionismo da saccenti. Allora si potrà vedere nascere, forse, una nuova società veramente umana. Quindi, solo quando sperimento in modo cosciente sono nell'essere, perché la coscienza è consapevolezza, è consapevole del momento presente. Non certo quando mi limito solo a leggere, anche se questi sono considerati testi sacri. L'esperienza di essere posso farla solo attraverso un contatto con chi ce l'ha, in primis la natura, quando è sostenuta dalla conoscenza del sé. Ecco che, come si vede, torniamo sempre al centro di noi stessi. La conoscenza di noi è la madre di tutte le conoscenze. In realtà, l'avere si limita al solo possesso di qualche bene materiale, come abbiamo detto, effimero ed incerto, che poi ci schiavizza alla fine, che non potrà mai sostituire la vera conoscenza che viene dall'essere e che nulla potrà distruggerla, nemmeno la morte, perché sarà trasferita nel corpo astrale. Quando si è nell'avere, si sprecano fiumi di inutili parole. Quando si è nell'essere, la parola diventa superflua, straniera, distruttiva. La parola divide, separa ciò che la natura tiene unito. La mente duale conosce solo se divide. Seziona in parti sempre più piccole sino ad arrivare alla cellula e ancor più all'atomo. Ma in questo modo ha perso il vero messaggio emozionale che la natura vuole dare attraverso le sue forme e colori. L'emozione arriva al cuore, la conoscenza scientifica alla mente, e fra queste due posizioni vi è un'enorme differenza di qualità di vita. Posso sezionare un fiore, una pianta, un albero, conoscere tutto dei suoi elementi costitutivi, ma proprio quella conoscenza scientifica diventa una diga, una barriera invalicabile all'anima che ha in questo modo perduto la possibilità di conoscere attraverso l'integrale bellezza dell'ambiente in cui vive la fragranza che la vita offre. Con la scienza tecnologica l'anima ha perduto in modo irreparabile la bellezza integrale del momento presente, ha perduto il messaggio che la natura vuole inviare all'uomo per invitarlo al trascendente. È come entrare in un giardino fiorito dove regna un'armonia di colori e di odori, e per questo è apprezzato nel suo insieme, senza dover entrare nello specifico, singolo individuo, perché si perderebbe l'armonia dell'insieme. All'interno del giardino ogni fiore, ogni pianta è come uno strumento musicale di una grande orchestra. Cambiarne posizione o toglierlo è come avere una musica diversa. La sinfonia non è più la stessa. Se in quel giardino vi entrasse un esperto di botanica, sezionerebbe subito quei fiori e piante, sprecando il suo prezioso tempo in una minuziosa quanto artificiale, sterile descrizione. E su questo potrebbe scrivere fiumi di inchiostro, ma perderebbe irreparabilmente il mistico silenzio e la stupenda sinfonia che la natura gli sta offrendo. Lo scienziato sarà sempre sotto l'azione della mente duale, il mistico invece si appaga dell'azione della sua mente unitaria. In definitiva, l'uomo materiale non prova empatia, ma solo egoismo, che lo spinge a relazionare sulla base dei propri interessi. L'uomo spirituale invece ha un'empatia perché percepisce nell'altro uomo spirituale la stessa esperienza che volge alla ricerca della coscienza pura, ovvero di quella universale, cioè il sé. In realtà, oggi non siamo tanti evoluti dai primi uomini tribali, quando l'unica comunicazione col proprio simile si limitava al cibo e al baratto di qualche utensile. Mentre la vera conoscenza, che ha permesso di evolvere l'umanità, è stata acquisita dall'esperienza di poche menti più evolute che hanno avuto con la natura un rapporto di comunicazione intuitivo. Il vero unico maestro è solo la natura, che nel silenzio parla il cuore di ogni uomo con linguaggio intuitivo.
Chiudo con una chiosa dicendo che il prossimo video intenderò incentrarlo sulla seconda parte della meditazione. Perciò, se uno vuole, per così dire, capire meglio, apprezzare ciò che andrà detto, sarebbe opportuno che almeno, se non l'ha fatto, vedesse la prima parte. Comunque, un augurio a tutti.